Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi sono ospite a casa di Franco, diciamo nel suo basso comodo dove c'è il suo laboratorio, dove sacca i salami, e sono stato invitato a pranzo naturalmente. Noi qui, mentre che stavamo facendo delle chiacchiere, stavamo saltando fuori delle cose interessantissime a livello di maiale e di insaccati, insomma di queste cosine qua. Ho detto dai, mi sono portato la telecamera, facciamo un video molto interessante. Allora vi vado a presentare, facciamo un giro di presentazione. Lui è Giuliano. Di Colin. Sono comunque tutti membri dei salumi italiani, i segreti del Norcino, chi moderatori delle pagine, insomma qua ci sono delle menti eccelse del salume italiano, proprio dei norcini veramente bravi. Allora vai col nome. Marasci Gianni. Massimiliano Massi. Daniele. È Franco che è Franco. Allora stavamo imbastendo un discorso sul maiale, maiale casalingo e il maiale quello industriale d'allevamento. Esatto. Allora è saltato fuori che il maiale casalingo, da quel che ho capito, rende meno del maiale industriale. Ha una qualità innanzitutto di carne diversa, però c'ha meno resa. Ecco, allora la qualità della carne da che cosa è data? Dal tempo. Dal tempo E anche un po' L'alimentazione indubbiamente, però è il tempo che fa la qualità. Quindi il tempo di permanenza in stalla, tu lo mantieni in stalla, gli dai da mangiare quello che è più idoneo, il più genuino possibile, e bisogna lasciargli che passa il suo tempo, almeno 15 mesi, 18 mesi. Ecco, volevo arrivare perché la stratificazione del grasso aumenta e la qualità del grasso è dolce, si affina. Diciamo che nel grasso la carne si affina. Ok, quindi un maiale da casa, diciamo, da cortile, da stalla, cortile, sì. Da cortile deve comunque vivere una vita di 15 mesi, almeno. Almeno 15 mesi, dopo ognuno a casa sua è libero di fare quello che Quindi, vuole. Più si va avanti, più il lardo diventa alto? No, dopo se passi troppo tempo si smagra. Ah, quindi c'è C'è un periodo che varia fino a 20-22 mesi, non di più, perché poi dopo la carne con più tempo rimane lì, con più diventa stopposa. Quindi bisogna cercare di rimanere dentro in questo periodo. Voi siete tutti d'accordo? D'accordo. Allora, quello che mi domando io è: io ho dei parenti che anche loro facevano il maiale in casa e queste cose qua. Io ero abituato, quando andavo in ferie da loro, stanno in provincia di Rovigo, che comunque tutti gli scarti del mangiare, sì. Le cocomere, le zucche, anzi mi ricordo che andavo io a affettare le zucche, davano la zucca. Allora una volta era diventato era la compostiera di casa. Esatto. Tutto quello che scartava la casa lo mangiava il maiale, perché poi l'inverno era un problema di sussidio. Certo. Tenevano il maiale perché poi dovevano fare un anno intero, quindi al momento in cui toglievano il maiale stesso ne introducevano già un altro, perché la tradizione diceva che i porcini, intanto che era caldo, introducevano subito un altro maialino di 40, 50, anche 60 kg. E quindi se tu metti dentro un maialino che è 60 kg vuol dire che già 3 mesi. Lo mantieni lì fino a dicembre dell'anno dopo, vai a finire che il maiale c'ha 15-16 mesi. 15-16 mesi. Io ho sentito parlare di farine. Le farine, c'è un mondo tutto a sé per le farine. Ecco, però voglio dire, uno che si tiene un maiale a casa, come lo alimenta? Con cereali, in farina, perché è il miglior modo per avere più assimilazione, perché se no lo passa nelle feci. Ah, ok, quindi l'alimentazione è farina mescolata con qualsiasi roba che uno c'ha in casa. Difatti sentivo anche, per esempio, in molti caseifici hanno il siero che è una rimanenza della lavorazione del latte. Quindi molti caseifici hanno la porcilaia dietro perché utilizzano il siero da mescolare ai cereali da dare da mangiare ai maiali, no? Quindi uno a casa, lo può mescolare con l'acqua. No, anche perché il siero poi esce dalla lavorazione che è sui 40 gradi. È caldo. È caldo, quindi diventa più digeribile se poi fanno la broda per i maiali. Certo, quindi mangiano roba calda e non. Ok. Quindi questa qua, l'alimentazione è una cosa molto importante, no? Ma per avere il maiale che si aveva una volta, di un certo livello, con una carne che tutti si ricordano, ma non ci sono più i maiali di una volta, l'alimentazione comunque è questa qua che abbiamo detto adesso, i cereali, no? Sì, dopo però serve anche la genetica. Ecco, ok, quindi in base anche dove compri il maiale all'inizio? No, la razza, la genetica, l'intreccio con cui è fatto col maschio e con la femmina. E ci sono maiali portati per delle lavorazioni industriali
che c'è una genetica diversa rispetto a altri maiali che sono destinati alla tradizione. Cioè che sono stati studiati per avere poco grasso per poter fare i prosciutti. No, allora ti spiego, un allevatore, facciamo un esempio di un allevatore, e con prima ottiene il peso, con prima monetizza. Con prima guadagna, certo. Quindi si fanno delle genetiche da carne apposite, le chiamano genetiche da carne, perché in 6 mesi il maiale viene già pronto, 5 mesi, 6 mesi. Però non sono animali che non sono destinati al consorzio, perché il consorzio brama una stratificazione di grasso più alta. Quindi sono scelte commerciali, c'è chi per fare la genetica da carne e liberarsi la stalla in 4-5 mesi, c'è chi invece vuole andare col consorzio perché il consorzio dà dei premi e mantiene i maiali anche 7 mesi. Sì. Qui parliamo di un allevatore che alleva maiali, tanti maiali. Okay. Dopo io, Franco, riusciamo ancora ad avere i nostri maiali con genetiche tradizionali, perché a noi ci piace 10 cm di grasso. Di grasso, esatto. E allora, da quel che ho capito io, hai detto che il maiale fatto in casa, diciamo in cortile, ha meno resa di quello industriale. No, a fine dell'opera parlando di percentuali. C'è una resa intorno al 45% in carne pulita. Pulita dalle ossa. Dal peso vivo. Dal peso vivo. E invece quello industriale? Arrivi anche a un 60%. Quindi è lì il guadagno delle aziende che hanno più resa. Guadagno nelle aziende perché una volta che trasformano, che fanno i salami, fanno gli insaccati, loro li lavorano con degli additivi, con delle polveri, con quello che vuoi, quindi l'acqua rimane dentro. Ho capito. Quindi alla fine comunque la qualità del maiale fatto in casa rimane proprio la qualità. Serve la qualità e si ottiene un prodotto di prima categoria, diciamo. Sì, non si fa fatica a trovare perché si sta perdendo, quindi rimane un prodotto di nicchia. Diciamo che adesso è un po'... Ma non è detto che però anche con i maiali intensivi non perdi mica la qualità della roba. Certo, perché anche se... Beh, insomma, non è neanche detto che però venga. Perché dei salami nei supermercati ce ne sono. Sì, e se la gente li compra vuol dire però che cosa comunque... succede? Che la gente è abituata a mangiare in un certo modo, gli proponi qualcos'altro, va sempre bene. Ma gente che è abituata dalla nascita a mangiare di nicchia, casareccio anche, diciamo così, queste cose, la sente subito la differenza. Si sente subito. Perché qua siamo tutti gente di campagna, di nicchia, e sentiamo subito la differenza. No, ma difatti una volta provai a fregare Franco, gli ho dato un salame di quelli industriali, non del Conad, perché però sì, gli ho dato, non faccio lavare, gliel'ho fatto sentire, era bello tirato, lungo, grosso, tutto quello che voleva, poi me l'ha messo in bocca e fa: questo qua non l'hai fatto tu, se ne è accorto subito perché comunque aveva una sapidità, aveva è gommoso, mentre invece i salami fatti in casa sono più comunque il segreto è il tempo. È il tempo. Ok, passo soltanto a capire una cosa, no? Per uno che adesso so che ci sono delle difficoltà a farsi il maiale in casa. Questo era un discorso che volevamo fare appunto io e Franco, che non abbiamo per nostre necessità, nel tempo materiale non c'era, ma è importante perché ci sono nuove regole che stanno entrando in vigore legate un po' a tante situazioni. Ad esempio chi ha una casa in campagna, faccio per dire, certo, che ha semplicemente un'altra attività, un altro lavoro, quindi che ha un codice fiscale, qua da noi l'ATS permette 2 animali per autoconsumo, quindi uno deve comprare gli animali in regola, deve avere un codice sanitario rilasciato dall'ATS in base a determinati requisiti e può allevarsi ancora 2 animali. Chi invece possiede un'azienda agricola, cioè una partita IVA, l'ATS dà il permesso di tenerne 4. Dopo non spiegarmi il perché o il per come, secondo me è una questione legata alle spese sanitarie. Certo. Questo è il modulo che ti dà l'ATS, Sì. fa la domanda per il codice stampa. Che eventualmente poi metto il link sotto al sito. Questo modulo lo si spedisce all'ASL. Lo si spedisce, fanno un sopralluogo che vengono rispettate quelle che sono le regole sanitarie sul benessere animale, soprattutto perché il benessere animale deve avere degli spazi, deve avere dei rapporti aeroilluminanti. Quanto spazio deve avere un maiale? Dipende, 1,5 metri. Quindi se ne hai 2 hai bisogno di 3 metri quadri senza il posto a mangiare.
col pacchetto fuori, col posto di andare dentro al posto di venire fuori. Quindi il chiuso, Il chiuso. sì, chi non sa cos'è la stalletta, diciamo, La stalletta. dove sta il maiale, deve essere, se ce ne stanno due, deve essere 3 metri quadrati. 3 metri quadrati. 3 metri quadrati più una parte che loro possono uscire. Deve avere anche una finestra sto spazio qua. La finestra, quindi questo qua è proprio. Il rapporto aeroilluminante sta a significare che ci deve essere la luce ma anche l'aria. Ok. Quindi o che crei una porta dove ci possa essere applicata una finestra, o che se la porta è cieca tu abbia una finestra a parte. E poi in più devono poter uscire da. Devono avere un parchetto esterno perché il maiale ha un grufolatore, quindi deve svagarsi, deve avere il tempo di star fuori, topiccare, ruminare per terra. Sì, deve passare il tempo e starci lì dentro. Anche loro devono vivere, insomma, no? Per bere non si può dargli la vaccinella, ma deve essere obbligatorio. L'acqua deve essere sempre fresca, quindi deve esserci un ciuccio adibito apposta, esistono varie tipologie di ciucci. Certo. Quindi non si può dargli la vaccinella con dentro l'acqua. No, la vaccinella puoi darla, però la deve bere al momento e poi dopo la devi togliere perché lui la sporca. Certo, sennò dopo verrebbe nell'acqua sporca. Verrebbe nell'acqua sporca, sì. Beh, insomma, tutte queste normative qua mi sembra che siano cose anche abbastanza giuste per Poi la. c'è un'altra cosa, il spandimento delle feci dei liquami. Il problema diventa che chi è forse probabilmente il vincolo dei 2 ai 4 maiali è anche quello, perché chi abita in campagna e lasciano tenere i 2 maiali perché poi la gente farebbe anche della confusione, il problema diventa lo spandimento, quindi bisognerebbe adottare dei sistemi con paglia o con segatore in modo tale da accatastare il latame. Questo è molto importante. E non sei obbligato a tenere delle vasche di raccolta di liquami con la paglia. E poi spargerla nei campi? No, la devi mettere in un sito di stoccaggio. Deve da essere decantare. stoccata almeno 6 mesi e dopo la puoi spandere nei campi perché deve maturare. Servirebbe una sorta di cimentata con un pozzetto. La concimaia, si chiama Però se la concimaia. tieni coperta con un nylon che non vada spersa la roba. Mia nonna la chiamava l'Aldamer, però Sì, deve maturare. c'aveva questo nastro trasportatore che la portava fuori in questa montagna. Sì, e che c'era sotto l'umido, diciamo, era misto Se paglia. invece non siete guardi, io lì fuori c'ho la botola di paglia. Ah, vedi? Insomma, sono cose importanti. E tutte queste cose qua vanno a comportare una cifra, volevo arrivare a questo, giornaliera. Sì, Per il costo che ha un maiale al giorno a uno che se li alleva a casa, no? Quindi, da quel che ho capito io, viene a costare più di 100 euro al giorno. Al se giorno, no. al mese forse. Allora ti spiego, un animale a mantenerlo, sia di alimentazione ma sia anche di regole, servono intorno ai 4-5 euro giornalieri. 5 euro giornalieri, ok. Ma però ci metti dentro tutto compreso, quindi le spese dell'ATS, le spese dello spandimento, le spese della tua manodopera, le spese dell'alimentazione, le spese dell'acqua. Anche perché quando lo vai a prendere nella porcilaia devi avere un mezzo idoneo che tu non hai ovviamente, Te la devi far portare. Bisogna pagare. Quindi c'hai un trasporto iniziale del maialino, Esatto. che te lo devono portare, Esatto. poi c'hai 4 euro al giorno. 4 euro, tu puoi mettere standard 4 euro, che 4 sono euro. i tuoi 100 euro mensili. Ok, quindi all'anno sono 1200 euro solo di mantenimento, 1500, 1600. Contento, sì, perché l'ATS bene o male più l'acquisto del maiale. più la compra del Più la maiale. battitura che dopo serve per chiamare il veterinario. Se il maiale sei abilitato lo puoi uccidere a casa tua, che anche questo è un altro discorso importante, perché sempre l'ATS ha fatto dei corsi. Allora, ATS sta per? L'ASL. Ah, ok. Sì, infatti da noi si chiama USL o Una ASL. volta qua da noi si chiamava OSL, adesso è diventato ATS, servizio ok, no, per essere territoriale. chiari. Ok. Quindi, allora, abbiamo detto, ATS Valpadana. dunque, uno che ha 2 maiali diventa poi per 2 la spesa. Sì, diventa moltissimo. Diventa poi per 2, quindi se siamo sui 1500-1600 euro, un prezzo Però si parla di animali tenuti lì dai 12, 13, 14, anche 15 15 mesi. Quindi, vabbè, però solo per il mantenimento del maiale ti costa 1500 euro più comunque il tuo tempo. Sì, Perché non è che tu lo metti lì e quindi il tempo non solo dargli da mangiare, il tempo a pulire, pulire, dargli da e devi mangiare. rispettare queste regole. Poi niente, hai bisogno di un veterinario durante questo periodo che magari sta male. spera di no. Si spera di no, però devi Ma il mettere maiale non è molto pretenzioso. no. In tutti gli anni così è... L'essenziale è fare una buona sverminazione, quello è importante.
Ok, quindi una volta fatto ciò, quindi abbiamo questa spesa iniziale, abbiamo il momento del, siamo a novembre-dicembre, è il momento della norcineria, no? Diciamo, anche loro sono dei norcini che escono e vanno a fare proprio questo mestiere a casa dei contadini, che vagabondi così. Stavo chiedendo loro quanto può venire a costare il lavoro di un norcino chiamato in una corte a fare un maiale. Giusto per darvi un'idea della cosa, ecco, perché uno non può quantificare, no? Quindi adesso metto il microfono qua così faccio parlare anche loro. Sì. Ok, quindi... Ma attorno alle 300 euro per la macellazione in 2. Quindi... Una bella giornata di lavoro lunga di 9-10 ore, senza le spese per le budella. Ok, perché poi dopo c'è da considerare che una volta... Spezze, budella, sale, spaghi... 300 euro è riferito alla lavorazione. Solo la manodopera, La manodopera, sì. Quindi allora adesso, oggi come oggi, non si utilizzano più i budelli ricavati dal maiale? Un po' sì, magari il gentile, proprio il gentile perché... L'ultimo finale. Io il gentile di solito lo lavo, almeno un gentile, un pezzo di crespone, un pezzo dopo il gentile li tengo da fare 4-5 salami, ma proprio per tradizione, per dire questo è proprio il budello di questo maiale. Certo. No? Quindi E poi si comprano. I prezzi variano. Ecco, volevo arrivare a questo da perché 1 a 10 uno non crede, però quando va a comprare i budelli costano tanto. Per uno sembra che abbia in mano niente, però in realtà Qualcuno costano. vuole la serie A, quindi compra delle budella doppie cucite a mano e vengono anche 3 euro l'una. Quindi facciamo i conti della serva, no? In un maiale quanti budelli si utilizzeranno? Dipende dal tipo di insaccato che fanno. Chi fa culatelli, coppe e pancette sicuramente risparmia sulle budelle del salame. Dei salami, Chi sì. fa tutto salame, logicamente facciamo 80 kg di salame, Da 1 chilo l'uno? fai dei salami da 2 kg, 1,5 kg freschi, che poi quando calano sono Su 1 chiletto, 1,1 kg. un chiletto. Si può usare un budello dal sintetico che di solito non lo usa nessuno. No, quando uno se lo fa in casa è giusto che faccia le cose fatte E bene, le no? budella calibrate, cucite e doppie costano parecchio. Quindi abbiamo budello da salame, budello da Quindi cotechino, mettiamo ancora 2 euro il chilo in saccatura, il budello. quindi non so, ci andranno comunque 80 budelli Sì. Ci vanno 150 euro. di budelli. Minimo, sì. Quindi 300 euro il norcino, che poi io mi ricordo quando andavano i vecchi norcini a casa di mio nonno a fare il lavoro, loro stavano là poi 2-3 giorni e in questi 3 giorni loro erano ospiti a pranzo. Quello era messo in conto che dovevano rimanere lì a mangiare. Sì, e il primo giorno facevano il ragù con la carne del maiale, certo. e poi dopo le altre giornate ed erano loro a scegliere cosa voler mangiare, sempre del maiale, perché si tiravano Si fanno assaggiare i salumi dell'anno prima. No, ma era proprio nel contratto, mi ricordo, perché anche l'anno scorso che sono andato a seguire era così, ed era proprio così la cosa, che c'era compreso il pranzo, ecco. Sì. E niente, quindi allora abbiamo diciamo un lavoro, perché poi dopo Ci vogliono 500 euro. 500 euro, Perché 500 poi euro a ti fare un manca maiale. Un po' di sale, ti manca il pepe, devi andare a prendere qualche spezia, le budella che magari ti vuoi portare a fare qualche salame in più, L'aglio, qualche vino. l'aglio, il vino. Tu devi stabilire già 150 euro più i 300 e qualche 50 euro extra. Sì, perché poi dopo e poi E la corda, perché poi la c'è corda, certo, e poi senza considerare o la rete. comunque anche il tuo tempo, perché non è che tu chiami i norcini e li lasci lì dentro a fare il lavoro, bisogna che ci sei anche tu, perché da quel che ho capito poi certo. c'è da fare i ciccioli, c'è da fare la coppa di da fare la testa, soprassata. e quindi magari mentre loro insaccano il proprietario sta lì e mescola i ciccioli e fa insomma queste cose qua. Comunque è un sacco di tempo, tutto questo è per arrivare a capire che un salume fatto in casa non è una cosa di risparmio. No, assolutamente no, perché uno, avete visto, allevamento 1500, 500 euro solo a fare la cosa, tutto il tempo che ci vuole per l'allevamento, poi una volta che loro hanno insaccato non è che sia finita lì. Iniziano i problemi. Iniziano i problemi, perché poi dopo il salume vuole messo in asciugatura, vuole messo in stagionatura e non sai mai come va a finire. Come dicono i vecchi norcini che mi hanno insegnato, il maiale non è mai morto. Allora mi dicevano Quella è la parola. quando è morto è già buono, senza farlo frollire come il bovino, ma non è mai morto, perché è lì poi quando cominci a saccarlo che comincia a rivivere.
e se non gli dai l'aria che vuole lui al momento giusto, l'umido, La roba la butti. non è che una volta che l'hai fatto lo metti lì e dici bene, adesso ho un quintale di salame, Sono un po', no. facciamo contenti tutti. E lì diventa proprio la parte difficile. Sì. Forse muore quando lo affetti, loro proprio lì diciamo che alla fine. E devi godertelo però, perché se ti mangi una roba che non è buona. Quindi E allora ogni tanto al Norsino spesso mi chiamano, puoi passare, vedere cosa dici, va Come sta bene, andando? se no mi Sì, chiamano, va, se ti è chiamano, l'abitudine, insomma c'è sì, il telefono in WhatsApp, per andare allora a ti trovare, chiamano, ti cioè. dicono cosa dici, ah c'è un bel sole in aprile e il vento, no perché secca su, tanto comunque il tempo lo sente la camera, lo deve sentire in modo molto, molto graduato, non che c'è il sole e il vento allora apro, sì. che quello lì ti asciuga subito, troppo in fretta, no? E poi comunque gente tanti anni che lo fa imparano. Comunque la grossa Forse pecca, lo sa, ognuno conosce la sua cantina e quindi la grossa pecca è che con mai terremoti, ma con il bonus 110 sono state fatte tutte le ristrutturazioni possibili medie e di gran cantine adesso in giro. Non ce ne sono quasi più. Non ce ne sono più. Quello è il grave danno che ha. belle cantine ma col pavimento in cemento e purtroppo il cemento col salume non va d'accordo. Quindi usano i maturatori, ma il maturatore non dà quel profumo. Il maturatore non dà, non dà. Ecco, volevo proprio arrivare a quello lì, difatti volevo arrivare al punto da dire è meglio perché il salume fatto in casa, fatto tutto quello che abbiamo detto e poi dopo si passa alla fase della stagionatura, no? Un buon samaritano che magari si fa, perché non è necessario comunque comprare o fare un maiale intero, uno può acquistare la carne e farsi anche 10 salami a casa, può farsi una coppa, può farsi un lonzino a casa, no? Con anche dei costi inferiori. Molto inferiori. Ma spesso e volentieri Il problema è vanno a Ramengo perché compra della carne non idonea. Meglio comunque andare a un macello sempre, sì, al supermercato. una volta comprata la carne di qualità uno dice vabbè adesso Perché secondo me da crescerlo a casa, fare tutto in casa, avvalersi di persone o se di andare a comprare invece la mezzina al macello, il prezzo si dimezza. Sì. Quindi è anche più conveniente andare a comprare la mezzina, però dopo ti cambia la qualità. Poi innanzitutto bisogna che tu sappi lavorarla, perché sennò hai bisogno ancora del norcino. Sono tante le storie. Poi c'è da dire anche questo, che io do ragione, però quando tu vai al macello sei sicuro di comprare un maiale, compri la carne, può essere di un maschio, di una infatti femmina. quello che ho detto devi appunto che io comprare ti la dico, mezzena. allora io, però quante non lo sa persone... neanche il macello questo qua. No, ma quante persone che per dire dicono no, io prendere mezzo maiale mi viene ma no, faccio 30 kg di salame e prende questa carne. Poi quello che volevo dire riguardo invece il prezzo, che loro dobbiamo dire che sono ancora fortunati, perché ti spiego, hanno la possibilità tramite l'USL poterlo uccidere lì e così, invece io devo prendere un camion, andare a prendere il maiale, portarlo in un posto al macello che devi pagare 80 euro solo per portarlo là al macello. Se io già ti chiedo 450 euro per la macellazione, tu devi tenere anche presente Le spese di viaggio. le spese del viaggio e poi là al macello devi pagare anche là. Sì. E lì non posso tenerli io e dire a lui, Giuliano, a posto così, pago io le 80 di lì, pago le spese. Chi? Bisogna fare tutti qui, perché le vere. Perciò io dico, se io prendo un maiale da Giuliano che lui mi dice Gianni io ho là la cascina, devo prendere un camion, visto che loro abitano qui sul Mantovano, misto da là sul Piacentin, sai che ci sono quei problemi. C'è da fare i del- documenti, perché l'anno scorso c'è stato dei seri problemi con la peste Caperi. e là dalle loro parti gli allevatori sono stati costretti, pur di liberare la stalla, Sì. a svendere gli animali a €1 al chilo. Perché questi sono problemi comunque annuali che possono capitare. E chi una volta col in manzo allevamento crescere un animale serve €1,70, €1,75 al chilo. E se tu ne prendi uno, Però cosa succedeva? Che nel periodo di peste non avevi la stalla colpita perché tu risultavi che avevi la stalla vuota, però i macellatori ti davano €1 al chilo. quindi sono quelle cose approfittati. come quando c'è stato il terremoto che vendevano il parmigiano che era caduto dalle rastrelliere, lo vendevano a metà prezzo, insomma, che era sempre lo stesso Però parmigiano. piuttosto che stare con la stalla bloccata, che poi devi fare la quarantena, che poi devi fare l'abilitazione, che poi devi metterlo dentro degli animali sentinella, perché dopo devi fare un periodo di 6 mesi con gli animali sentinella, quindi ci sono tante complicazioni, hanno svenduto
per fare il posto e per avere la stalla vuota. Queste cose qua poi vanno ad influire, specialmente dalle parti di Parma, i prezzi delle cosce che poi vengono stagionati. Quando si vanno a comprare i prosciutti stagionati ti vanno a raccontare l'aumento del prezzo per colpa del maiale che non si trova. Ecco, sono tutte queste cose qua che succedono durante l'anno, speculazioni, aumenti. Comunque, Franco mi ha fatto tanti conti e partire da casa col maiale in casa e farti tutto viene a incidere circa 20-25 euro il chilo. Al prezzo pulito a voi, considerate anche le vostre ore? Considerato tutto. Se invece tu compri la carne di un maiale da macello, ti porti sui 13, 14, 15 euro il costo, quindi lì dopo è una scelta di qualità, ma è una scelta anche di spesa. Certo, però 25 euro al chilo, volevo arrivare appunto a dire che Noi tenendo il maiale così cala il 40%, avrai un 40% ne cala il 60%, quindi la spesa dopo la devi dividere sul 40% rimanente. Rimanente, certo, sì. Sì, sul netto. Se un animale con tutto dentro ti costa 2000 euro, tra l'alimentazione, tra la sverminazione, tra i budelli, tu dovresti riguadagnarli nel quel 40%, almeno. Quindi il mio quintale di carne, i 2000 euro, salta fuori 20-22 euro. Ciò vuol dire che un salame per far pari devi venderlo a 25 euro al chilo? Sì, 20, per far pari. Almeno 20-22 euro, sì. Per far pari, per guadagnarci qualcosa, dicevo, poi dopo, guadagnarci bisogna perché, voglio dire, questa qua, abbiamo parlato di una... portare a casa le spese, dopo cosa c'è? Che chi se lo fa in casa non guarda la spesa perché vuole mangiare genuino. Certo. Quindi non è fatto per essere venduto, però sono conti che noi ci abbiamo guardato lo stesso. È giusto così, perché comunque c'hai sempre il vicino che sa che tu fai i salami e non sai mai a cosa vendere un salame al vicino, no? Perché se poi io preferisco il vicino chiamarlo a casa mia e mangiarlo. Sì, c'hai ragione. È la cosa giusta. C'hai ragione, rimane una cosa che è fatta in casa, è sempre una magia, è un sogno di un tempo che si sta un po' perdendo, diciamo, e poi uno capisce perché teniamo duro noi. Capisce come fanno a vendere i salami a 18 euro al chilo al supermercato. Vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. 18 euro al chilo un po' di tempo fa, perché io adesso 20, al banco siamo sui 32 euro affettato il salame. 32 euro il salame affettato. No, se prendi anche il salume là da Barsi, che sai che adesso è molto pregiato, o 35 euro. Sì. Anche qui il salame Dongina, a Monticello Dongina, lo portano nei supermercati così, li vedi già fuori a 27, 30, sai, poi in base che è, se ne dai via 100 kg al giorno ti fanno un prezzo, ma quello lì che per dire ne vendi 10 kg alla settimana inizia a farti anche 33, una botta da qui, una botta da là, da tirare fuori, però devi tenere presente che gli arriva già là il salume ed è a posto. Sì. Siamo sicuri che i tuoi salami vadano sempre bene, perché che da fa conto anche quello. C'è da mettere in calcolo anche le perdite. Perché lui adesso ti ha fatto quel prezzo lì, e se metti che gli capita qualche cosa che su 50 salami La stagione. della stagione ne va fuori una ventina, se ferma. Che da mettersi in mano i cavelli. Sì, ok, magari. quindi sì, alla fine è come io con l'aceto balsamico, insomma, è un po' come con l'aceto... Come un ciclista che cade in bicicletta, che ha speso 10.000 euro in una bicicletta, sono i rischi del mestiere. Per gli imprevisti, le tempestate ci sono sempre. Comunque, Però gli do ragione allora a Giuliano, come lui dice, non lo vendo il salame. Franco, Becchi, Davide, vieni a mangiarlo a casa mia. Così però tu ti rendi conto e domani vai qua da Daniele e ti dice: Daniele, ma te sai che sono andai là da Franco e Giuliano e ho mangiato un salambone? Lonzardo. Che da guardare anche questi qui, sono tutte cose da... Allora, comunque, andiamo un po' a sbollentare. La spalla cruda. Allora, qua abbiamo una spalla, Fiocco di spalla. Quello era un maiale pesante. che hai fatto tu. Sì. Questo qua è roba sua. Oggi abbiamo degustato salumi fatti in casa e abbiamo mangiato Non bene. è un salame d'allevamento È intensivo. una pancetta di spalla. Una pancetta Di spalle. Queste qua sono tutte le loro invenzioni che non trovate al supermercato sicuramente. No, questo sì. Salamotto. Dalle nostre parti il lonzino è fatto con la lonza di maiale. Questo è un salame importante. Stagionato un anno fa, 9 mesi, 10 mesi. Insomma, questi qua sono Il i prodotti. sapore
è introvabile, un salame di 10 mesi di casa non lo trovi da nessuna parte. Qui sono le stortine del Enrico Gianni. Ecco, bellissime queste qua. Allora 8 dobbiamo... giorni, 8 giorni. Tieni presente che hanno 8 giorni. Sono perfette. Allora, fra qualche giorno dovremo registrare un video con il nostro amico Nana. Conoscete Nana? Che lui ha una pagina Facebook, su TikTok, anche su YouTube, anche Instagram, discorrendo. Verrà là da me in cucina che faremo con Franco e Giorgino i cacciatori per lui. Facciamo i cacciatori che lui finirà di stagionare poi a casa sua. Bene, questa è la roba che si ottiene e questa qua è la compagnia giusta per fare queste belle chiacchierate e questo... Oggi, ecco, guarda, fai vedere, oggi abbiamo mangiato Lo lasciamo. la porchetta che ha messo su, che non l'ha fatto è in troppo 18 buono. non ha fatto i 18 troppo mesi buono. questa qua è la pancetta originale 18 giorni, perfetta. col maialino, l'ha messa su ieri sera alle 7 nel forno a legna e l'ha tirato fuori oggi a mezzogiorno. Sì, mezzogiorno. A mezzogiorno, cotta pian pianino nel forno a legna e oggi noi abbiamo degustato. Tagliatelle e ragù di cinghiale dell'Umbria proprio, Umbro. che ha cotto lui, grazie. Ma La- la cucina il ragù è suo, però la pasta l'hai cotta tu. Ah, ce n'è rimasta. cinghiale suo, Ah, ok. preso da lui, trasformato da lui. Comunque buonissimo, il ragù è buonissimo. Complimenti. Complimenti. farle vedere? Sì, adesso Franco fa vedere. Adesso poi le facciamo scaldare, facciamo merenda. Ok, quelle erano le tagliatelle al ragù di cinghiale. Abbiamo mangiato la porchetta e poi adesso qua i bossoli del vino sono finiti, cioè li ha tolti per registrare il video. Sì, perché se no Non ci si vedeva perché oggi si va. Oggi si va. Va bene, allora io ragazzi vi ringrazio delle 4 chiacchiere, spero che siano state gradite a tutti perché abbiamo parlato di cose, mi è venuto proprio in mente perché stavamo parlando di queste cose che potevano interessare sicuramente chi fa i salumi fatti in casa, chi si arrangia un po' in queste cose, sono discorsi che noi li facciamo così a tavola per fare 2 chiacchiere, però magari ad alcuni possono interessare molto e ci possono estrapolare anche delle informazioni e delle cose importanti per le loro lavorazioni dei salumi fatti in casa, ecco. Ti dirò, Davide, è giusto quel che ti di, come Giuliano fa i salami e lui ti invita a mangiarli perché, o se no Franco ne regala uno a Daniele o Giovanni e poi da di quella, mi ha regalato un salame, che valore il dà? Che hanno un attimo. Vete al supermercato e sa che costa in sì, quanto assaggia questo che dice, oh, ma chi è la differenza, se vuol dire, ma fai proprio un bel regalo. Le stesse a me Franco in cui quando arriva lui, al porta carrocchi, e fa, oh signor, che regalo te mi fai un bel regalo. E mi dice, madonna, un bel regalo che roba lì. Ma mica portala una pignata da fare i prosciutti cotta e non mi dice neanche niente. E chi la dice? La Mariana, ma dopo quando l'hai assaggiata, Davide, buona. Mi ha portato. Abbiamo Taglieremo il prosciutto cotto. Quella lì vi ha fatto vedere una pressa. taglieremo il prosciutto cotto, Franco. Loro Siamo imminenti. Sì. Siamo imminenti, sarà questione di 15-20 giorni. Quindi stanno già progettando di fare il prosciutto cotto. Guardate il mio video, dai, che c'è sul canale YouTube il mio video. Però non c'era presso. No, perché ce l'ho, era troppo grossa per fare un prodotto per me personalmente, ci viene un prosciutto cotto esagerato e poi anche perché i miei video sono fatti per poter essere replicati a casa, quindi non... Pensa che lui ce l'ha e lui lo fa nella sua maniera, lo usa sottovuoto. Sottovuoto, sì. Il prosciutto cotto lo fa con il sottovuoto. Sì, sotto in cottura a bassa temperatura. bassa temperatura, Sì, sì. c'è il video anche di quello lì, del prosciutto cotto fatto in bassa temperatura. Invece Comunque, voglio provare a farlo in pressa con la costa. Comunque se avete il posto il maiale tenetelo. no, beh. Davide, ti dici una roba. Che vediamo Questo noi qui, macellare. lei è una cicciarata che non fai chi. Se questi 3 signori, e noi siamo noi 3, ci invitano quando macelleranno ancora il loro maiale, Tita Vegna, questi il Vegna, mi Vegni, e gli troviamo molto i 3. Però, ovvio,
gli diamo una mano a macellare così senza mangiare, perché sennò Franco veniamo a custacare al diesel, la madonna. Senti, no, ho visto. Abbiamo detto che mangiare è compreso. Allora, perché qua ci troviamo a San Benedetto Po, siamo proprio a 10 metri dall'arrivo del Po. C'è l'argine che divide. L'argine che ce l'abbiamo proprio, se dovesse venire l'alluvione noi ce l'hanno sotto. Ho visto che c'era un McDonald's da arrivare in qua, dico al limite faremo venire McDonald's. Se Daniele, tu la prossima volta riesci a fare ancora questo ragù, perché per me è il top, mia moglie ha un negozio di pasta fresca, ecco fa le tagliatelle e mi porti le tagliatelle lì. Va bene così? Sì. O hai delle preferenze, Davide? Guarda, io Perché sono. te con Giorgino, cari monsieur, sei troppo. Guarda, se tu mi vuoi fare felice una volta, dimmi. ma non c'entra niente con la Sì, carne. dimmi, Io cosa sono vuoi? malato di gnocchetti al gorgonzola. Sì, che gnocchi. I gnocchetti al gorgonzola, ti potrei dire che forse mangerei più un piatto di gnocchetti che un piatto di tortellini. Sì. Se devo scegliere mangio i gnocchetti. Ma quelli però buoni? quelli buoni. Ma quelli buoni? Ma i gnocchetti fatti con le patate però, non con la polverina. Attenzione, Le stesse Meladonna la fa i gnocchi in negozio, fa i gnocchi, fa. Ma quelli che fa la moglie del Gianni Fio sono più buoni di quelle là. Sì, ma sai perché è più se buono? Prende le patate, fai bu, pelai, impastai, invece quella è buono, cioè trova la polverina e poi mi vieni a dire che le buoni ste. E qui è lo stesso discorso del maiale, come dice Farina di fecola. sì, trova la farina di fecola, le buttami quando la tua donna. Vabbè, ti dà più anche piacere, ma venodi in pieni stessi, dai. E loro, gli anni in tre, quando erano i nostri vegi, andavano a comprare la fecola, gli avevano tutti i patati, gli piantavano giù e poi ti aspettavano a mangiare la roba che sapeva in casa una volta. Che bello! Adesso ti vai a casa di una fiola o di una donna e mette lì che il salami con tutto il grasso, troppo grasso. Assolutamente. Questa pancetta, mi per dire è buonissima, perché per me è buonissima, ma ti troviamo una donna del di che. Franco. Sai cosa dicevano i vecchi qua da noi? Che è meglio il magro di un animale grasso che il grasso di un animale magro. Ah sì, è vero. Una tradizione che abbiamo noi qua. Vabbè, Va bene. direi che possiamo chiudere il video, abbiamo fatto tante chiacchiere. Volevo soltanto far vedere alcuni prodotti che abbiamo mangiato a proposito di roba fatta in casa. Se vuoi far vedere, Franco. Sempre fatti da Daniele. Li deve spiegare Daniele. Beh, qua abbiamo. È roba della. Sembra roba semplice, ma quando te la tirano fuori a tavola, guardate qua perché. Sì, queste sono cipolline in agrodolce, cipolline di coso, di Boretane. napoletane. Che uno dice una cipollina. No, piano. Provare a fare una cipollina. Porta una certa lavorazione. Serve anche una certa passione. Sì. Questi qua invece sono peperoncini a ciliegia, no? Piccanti. Ma questo mi fa bruciare più a me degli guarda vacca, ne mangi più quelli la prossima volta. Guarda che va con lui, Davide si dice. No, questi qui vanno bene. Dentro il peperonino, madonna, sono dei E appisati. questi con il tonno, stesso Sì, lavorazione. sono i papacelli, a Napoli li chiamano i papacelli, sono veramente buoni. E volevo farvi vedere perché mi sembra giusto, perché anche queste qua c'è una lavorazione e anche una tecnica. No, va bene. No, vai, stai pure. Ti presentiamo. No. Come no? Faccio senza. Ah, niente. Vabbè. Non sposatevi mai, Stavano dicendo che comunque è bello far vedere anche questi prodotti perché c'è una lavorazione nel farla che comunque comporta un po' di tempo. È una tecnica anche per comunque la sterilizzazione dei vasi, sì. la chiusura, cioè c'è una lavorazione incredibile, quindi mi fa piacere averli mangiati oggi perché erano veramente buoni, complimenti. Quindi allora io direi che ringrazio tutti, sono io l'ospite, comunque ringrazio tutti gli altri ospiti che naturalmente fanno parte della pagina Facebook Salumi Italiani Segreti del Norcino, andate a seguirli, fate domande di entrare nel gruppo, mi raccomando, a profilo in chiaro. Assolutamente sì. E niente, se avete delle domande spero che loro guardino il video e vi rispondano anche loro. Se avete delle domande particolari sotto potete rispondere perché Non si può. ok. E
Ci vediamo al prossimo video. Prossimo video. dai. A presto Ok. comunque. A presto. Ciao a tutti. Presto, ciao. Porta ieri, porta voi si vuole, che mi ho visto. Metto i sottotitoli poi.